Con un listino di 4.510 euro, i famosi 10 euro a cui Tudor è affezionatissima, il Tudor Pelagos è uno dei professionali della Maison scudata più cari ma anche più tecnici in assoluto, ed è un orologio che anche a causa del suo listino ma anche a causa delle sue caratteristiche tecniche è stato sempre un po' snobbato dagli appassionati, quantomeno fino al 2018, quando Tudor, come sappiamo, si è rilanciata sul mercato grazie al Black Bay 58 e al Black Bay GMT. Ne parliamo come al solito tra qualche secondo dopo la sigla. Iniziamo. Datemi soltanto 30 secondi per parlarvi un attimo delle novità di Chronex.it, lo sponsor che ci consente di registrare questo e altri video qui su TOC. Ci sono infatti delle novità che riguardano il servizio di pick-up, ovvero quel servizio che consente di guardare fisicamente e provare un orologio scelto online e poi decidere se acquistarlo soltanto dopo la prova. Chronex ha infatti aperto finalmente delle boutique anche in Italia, in particolare a Roma e a Milano, e quindi sarà possibile scegliere online tra 7.000 orologi diversi di 50 maison e poi finalizzare l'acquisto soltanto dopo aver provato con mano l'orologio scelto in una delle boutique convenzionate. Un'idea che mi è sempre piaciuta ed è il motivo per cui ve ne parlo, quindi se volete potete approfondire su Chronex.it. Un listino certamente non economico, ma è anche vero che alla luce di quello che sta accadendo al mercato degli orologi, Rolex tra tutte e che poi ha trainato anche tante altre maison, si tratta per 4.510 euro di un listino assolutamente abbordabile per quello che è il diver più tecnico di Tudor. È un orologio in titanio, un orologio 500 metri con ghiera in ceramica blu opaco, quel bellissimo blu che richiama l'heritage, la grande storia militare di Tudor, di cui abbiamo anche parlato in qualche precedente video, con quel blu per l'appunto che ha sempre, da ultimo anche sul Black Bay 58, reso estremamente riconoscibili gli orologi di casa Tudor, degli orologi che da sempre si sono rivelati dei pezzi da collezione, come per esempio gli ultimi Submariner vintage, ma anche i Black Bay 58 o i GMT, per cui ci sono attualmente delle liste d'attesa, e in particolare questo Pelagos richiama anche l'heritage della casa grazie al suo disegno, al suo riconoscibilissimo quadrante Snowflake, che non soltanto ha le sfere Snowflake tipiche di Tudor, della Tudor più moderna, e che sostituiscono quelle che erano state le sfere Mercedes riprese da Rolex, ma ha anche gli indici quadrati, che forse sono la cosa a cui gli affezionati, appassionati e amanti dell'orologeria sono più legati. Io mi metto tra questi. Il quadrante Snowflake di Tudor è assolutamente uno dei quadranti più originali ma anche più riconoscibili, e credo da un punto di vista collezionistico anche di grande importanza. Ma allora questo Pelagos perché è sempre stato un po' snobbato dagli appassionati? I motivi credo che principalmente siano due. Il primo è il listino, che abbiamo detto non è basso, è di circa 1.000 euro in più rispetto a dei più facilmente indossabili Black Bay 58, per fare un esempio, e il secondo è proprio la tecnica di questo orologio che lo porta ad essere un vero e proprio diver professionale, un orologio certamente non da tutti i giorni, è un orologio abbastanza spesso grazie alla sua resistenza ai 500 metri, è anche un orologio abbastanza imponente su un polso almeno come il mio di 16 cm con un diametro di 42 mm, ma è anche vero che è un orologio assolutamente leggero perché è costruito totalmente in titanio, fondello a parte che è in acciaio, e ha anche delle caratteristiche tecniche del tutto peculiari. Abbiamo detto la ghiera in ceramica opaca blu, ma anche per esempio il sistema
sistema di prolunga per la muta integrato alla clasp. Non soltanto, perché oltre al bracciale viene fornito in dotazione anche un bellissimo bracciale in caucciù blu con ardiglione logato, ma anche con sistema di prolunga muta brevettato Tudor. Insomma, di sicuro un orologio eccellente, è vero, un orologio tecnico, però è anche vero che rispetto a tutto quello che normalmente stanno facendo da ultimo le Maison, richiamando la propria storia con delle riedizioni heritage a volte bellissime, e Tudor non è da meno, per esempio proprio con i Black Bay 58, questo Tudor Pelagos è l'incarnazione moderna dei diver tecnici che dovrebbero essere ad uso professionale. Non a caso Tudor ha da poco presentato un'altra linea del Pelagos, l'FXD, appositamente progettato per la Marine Nationale francese e con delle caratteristiche di cui abbiamo anche parlato in un precedente video e che sono assolutamente iconiche, come per esempio la lunetta bidirezionale retrograda per la navigazione subacquea a vista. Insomma, che Tudor stia lavorando benissimo non è la prima volta che lo diciamo, e non devo certamente essere io a dirlo qui in un video di talk, lo sappiamo, è sotto gli occhi di tutti, e credo anche che il suo lavoro possa ridare lustro anche a referenze come il Tudor Pelagos, che oggi incarnano la modernità di una casa che sicuramente punta in alto e credo ci stia riuscendo. Tra l'altro questo Tudor Pelagos porta con sé anche quelle innovazioni tecniche che da ultimo Tudor ha introdotto, come per esempio il calibro di manifattura MT5612 con 70 ore di riserva di carica e certificazione COSC -4 più 6 secondi al giorno, che certamente non fa male. Un orologio insomma che ritengo abbia un posto degno in una qualsiasi collezione, soprattutto nella sua colorazione blu, sebbene io ritenga molto importante anche da un punto di vista collezionistico la versione mancina con quadrante nero, bellissima, di cui magari parliamo in un prossimo video. Fatemi sapere allora cosa pensate di questo Tudor Pelagos, se è un orologio che finalmente ritenete di poter valutare per un acquisto. Ne parliamo assieme nei commenti, non prima di avervi ringraziati per essere stati con me anche in questo video qui nella nostra stanza degli orologi. Se volete potete iscrivervi su TOC, noi invece ci rivediamo in una prossima puntata. Ciao!